Sono a bordo di una Renault Megane RS 275 KS, prodotta dal 2014 al 2016. Monta un 2004 cilindri in linea turbo da 275 cavalli e 360 Nm di coppia, a 3000 giri. 0 a 100 in 6 secondi con una velocità di punta pari a 255 km/h. Il peso vuoto dichiarato si attesta su poco più di 1400 kg, con consumi che vanno dai 13,3 km/l per l'uso combinato ai 4,5 km/l nella guida a cannone. Il propulsore F4RT, prodotto da Renault sin dall'inizio degli anni 80, è una costante in quanto a potenza e affidabilità. Dotato di un turbo twin scroll, riesce ad offrire delle performance di livello, tuttavia, come spesso accade, la potenza non è mai troppa e ben si presta all'elaborazione. Nel caso specifico sono stati effettuati i seguenti upgrade: aspirazione ITG bassa, scarico, radiatore olio, intercooler maggiorato e nuova mappatura elettronica che porta la potenza motore a 309 cavalli con 425 Nm di coppia. Il cambio scelto per questa vettura è un manuale a 6 rapporti, dotato di short shifter, rapido e preciso tra un innesto e l'altro. La rapportatura offre un arco di coppia omogeneo fino alla zona rossa. Tirare ogni marcia al limitatore è un vero piacere e non costringe mai a scalare. La trazione è anteriore con differenziale autobloccato, davvero efficace nel tenere incollata la strada questa hatchback. Non è un peso più, ma ha tanta potenza da scaricare ed essendo tutta avanti il sottosterzo è una virtuale certezza. Renault però ha bilanciato alla perfezione quest'auto, permettendole di porsi come riferimento tra le trazioni anteriori. Chapeau! Marzo 2009, al Salone di Ginevra venne presentata la Renault Megane 3 RS. Discendente delle compatte sportive 9 ed 11 turbo, aveva il compito di offrire una valida alternativa a tutti i modelli performanti che dominavano le vendite. Inizialmente il 2000 erogava 250 cavalli, 20 in più rispetto alla Megane RS R26R della precedente generazione. L'allestimento offerto non era niente male: impianto frenante Brembo maggiorato da 340 mm all'anteriore, assetto sportivo, kit aerodinamico con splitter, passaruota bombati e diffusore con terminali di scarico centrali, cerchi da 18, pedalieri in alluminio, gruppi ottici Big Xenon con LED, sedili sportivi, contagiri analogico, insomma una sportiva a tutto tondo. Negli anni a seguire vennero rilasciate diverse versioni della RS, cominciando nel 2011 con la 265 Trophy. Pressione turbo aumentata di 0.2 bar, 15 cavalli extra, beige sparsi sul corpo vettura, cerchi dedicati da 19 pollici, 500 gli esemplari prodotti e nuovo record al ring pari a 8 minuti e 8 secondi. Nel 2012 vennero fornite 70 RS alla gendarmeria francese per sostituire la Subaru Impresa VRX in dotazione alla brigata di intervento rapido. Potenza a 275 cavalli e conversione di interni ed esterni con gli apparecchi istituzionali quali luci, sirene, eccetera eccetera. Nacquero poi le versioni a tiratura limitata Red Bull RB7 ed RB8 per celebrare i successi in Formula 1 del team, proposte con allestimenti e colorazioni dedicate. Nel 2014 arriva il facelift, restyling estetico, telaio capo opzionale ed infotainment aggiornato. Le versioni che ne conseguirono furono la 275 KS, Trophy e Trophy R. Per affinare un'auto già ottima di per sé venne installato l'impianto di scarico a Krapovic in titanio, un assetto Öhlins, cerchi speedline da 19 pollici, kit batteria leggera, impianto frenante maggiorato, oltre ad una dieta per gli interni che andava dai sedili da gara, recaro pole position alla rimozione del climatizzatore e dei sedili posteriori. Perché tutto questo? Perché Seat stampò un bel 7 minuti 58 secondi.4 al ring con la propria Cupra 280. Renault abbassò il tempo, record per le trazioni anteriori, solo qualche settimana dopo a 7 minuti 54 secondi e 36. Poca competizione, insomma.
Esteticamente risulta uno degli ultimi baluardi delle sportive di un certo peso. Disponibile solo ed esclusivamente a 3 porte, offre un frontale tra i più particolari della categoria. Gruppi ottici infusorati, cofano motore di modeste dimensioni che lascia spazio ad un'enorme presa d'aria destinata all'intercooler. 2 piccole strisce di LED alle estremità dello splitter affusolato completano il quadro. Dalla visuale della 3/4 la fiancata è esaltata dai passaruota allargati e dalle minigonne molto alte e marcate. Spostandoci al posteriore molto raccolto, troviamo un lunotto piccolissimo con uno spoiler accennato sul tetto. Il gruppo fari è quasi speculare col frontale, così come la parte bassa del paraurti con il diffusore a contrasto che incastona centralmente il terminale di scarico. Questo in particolare monta anche un assetto PC Racing regolabile e gli immancabili tubi in treccia. È bella e particolare, auto come questa andrebbero tutelate come specie protetta. Internamente è piuttosto quadrata e pratica, con finiture di buona qualità come l'Alcantara, nonostante l'allestimento generale sia comunque semplice. Bella è la console centrale con il monitor che, oltre ad ospitare l'infotainment, offre tutti i parametri vitali della vettura come pressione turbo e temperatura dell'aspirazione. Meravigliosi i sedili e cuciture a contrasto sul cambio. Complessivamente è un abitacolo completo come pochi, con un prezzo di partenza pari a 35.000 euro circa, arrivando a toccare i 45.000 con la Trophy R, visti i 3.000 euro necessari per il solo scarico Krapovic. Visto e considerato il segmento, la potenza, l'esclusività e le prestazioni, mi sento tranquillamente di dire che questa 275 KS li vale tutti. Il posteriore si sente che galleggia un pochino. Si avvicina davvero tanto alla Civic Type R FK8, è davvero affinata da matti, va tanto, ma veramente tanto, e anche come cavalleria siamo, credo, parere personale, un pochino al limite, perché oltre perderebbe troppa trazione e il differenziale non riuscirebbe a starci dietro. Spesso si spendono cifre ben superiori per auto con allestimenti inferiori, prestazioni promesse ma mai mantenute. Renault Sport è sinonimo di reale sportività, c'è davvero tanta concretezza. Oggi si trovano le 265, un po' chilometrate, a circa 18.000 euro, mentre le 275 tengono il valore anche attorno ai 28.000 euro, segno che il mercato riconosce l'effettivo valore del mezzo, oltre al momento un po' particolare del settore che sicuramente aiuta chi vende. La comprerei? Personalmente andrei sulla Focus RS di seconda serie, per via del propulsore magico che si ritrova. La Renault Megane RS 275 KS ha saputo incuriosirmi fin dai primi contatti col suo proprietario. Sportive come questa non ne fanno più, anzi siamo già al limite con elettronica e le 5 porte giunte con la serie successiva. Ha un bel 2 litri con un grosso turbo che cappotta il contagiri in pochi attimi, una potenza libretto favorevole viste le tasse italiane, una componentistica sufficientemente durevole ed un margine di elaborazione notevole. Se vuoi qualcosa che canti fuori dal coro, questa hatchback francese è quello che ti serve.